Bene, cerchiamo adesso di non morire. Eccoci qua. Buongiornissimo a tutti con una nuova rogna. Mi si è rotto la copertura del turbovent, era proprio marcia tipo questa, infatti vedete anche questa qui sta praticamente per andare perché le plastiche sono cotte, e sono venuto su per scoprire i pannelli che erano coperti e l'ho toccata con un piede e si è frantumata. Adesso devo capire se riesco in qualche maniera a fissarla, a rifissarla, perché altrimenti andare via così mi pare un po' brutto se piove, anche perché col culo che c'ho. Perfetto. Bene, soluzioni punk per arredare. Ho usato il nastro americano e l'ho fissato, non c'era altro da fare. Ho chiamato il mio meccanico del camper, però mi ha detto che praticamente il turbovent è troppo vecchio e quindi non si trovano i ricambi, niente, quindi dovrò con calma sostituirlo, ma visto che domani mattina siamo in partenza, questo potevo fare io e quindi non ho fatto altro che fissarlo. Benissimo, e quindi adesso continuo, ho caricato l'acqua, ho pulito i pannelli, adesso organizzo un po' l'interno, vado a far benzina, controllo le gomme e domani mattina si parte. In montagna dovrebbe aver fatto anche neve, vediamo. Sempre una capita, sempre una. Allora, si deve essere scaricata la batteria di... dove cacchio? No, questa. Oh porca di quella gran... si deve essere scaricata. No, segna. E allora, perché non prende? Ma qual è che non va? Questo funziona? Porca vacca. Ok, allora lo rimetto fuori. Allora, quello lì è il frigo? Intanto rimetto questo e chiudo. A few moments later. Rieccomi. No, allora mi sa che è... aspetta, perché qui c'ho un casino. Ho anche una luce, io potrei anche, ecco, accenderla. Allora, devo passare un po' l'aspirapolvere perché dopo 2 mesi. E allora sarà il bagno. Vediamo. Sì, è il bagno. Beh, cambiamo le batterie. The next morning. Buongiornissimo a tutti e bentornati a un nuovo breve video. Salutiamo ovviamente gli amici dell'internet e anche quelli di social, tutte cose. Stiamo andando a Pievetesino. No, non stiamo andando a Pievetesino, perché dobbiamo... Non ce la farò mai. Stiamo andando al lago di Levico per i mercatini che aprono oggi. Molto bene. Un casino pazzesco. Perfetto. Giornata meravigliosa, freddino, riscaldamento già acceso e andiamo avanti. Olla! Benvenuti a Levico Terme. Mi sa che abbiamo finito la bombola. Non si vede? Vabbè, proviamo. Che giornata. Benissimo, ora ci organizziamo e andiamo a vedere i mercatini. In Nino siamo al top, riscaldamento benissimo, super mega contento, veramente fa la differenza. Bene, dai, andiamo, via. Bene, pagato. Chiudiamo che nella vita non si sa mai. Andiamo. Benissimo. Allora, parcheggio senza servizi, è proprio vicino alla Pedavena, costa 8 euro al giorno. C'è un'area sosta a
500 metri qui fuori in strada con i servizi, quindi carico scarico e elettricità, che però costa 25 euro. Io l'acqua l'ho fatta a casa, corrente non ne ho bisogno perché questa giornata qua, ragazzi, ho i pannelli, guardatelo come si staglia impetuoso, e basta. Poi lo scarico lo faccio tornando in autostrada gratis, quindi avanti tutta, andiamo. Ieri sera ha fatto un po' di nevischietto anche qua, sì, ho nevischietto. E queste fermate? Sì, formaggio, sì, commessa. Allora, formaggio. Abbiamo comprato il mondo. Abbiamo comprato lo strudel, abbiamo comprato anche i canederli più una botta di pane. Io ho già fame adesso. Sono tipo le 11:30. Che fame! Bene, andiamo. Buono. Però sono buonissimi. Freschizio fa. Ho messo il cappello, quindi voglio dire. Cosa c'è? Tutti hanno finito, tutti i crafen, tutto, hanno mangiato tutto. C'è un certo traffichizio. Porca vacca, se sono arrivati i mezzi. Sì, pigiamino, riscaldino e il pile anche, sì, mettiamo anche il pile. Però, non male. Questo è un furgoncino, tanta roba, King. Bene. Cosa mangiamo questa sera? Questa sera abbiamo fatto un mix tra il bello e l'agghiacciante. Quindi abbiamo fatto i canederli, che invece che farli da soli li ho fatti con i piselli e i funghi. Sono canederli di spinaci e di formaggio. La luce del camper rende tutto un po' i Vinax, però speriamo, chissà. Lasciamo che si cucini. Situazione così, i Vinax. Riempito di camper, qui vediamo se riesco a farvi vedere senza spaccare tutto. Ecco qua. Cioè, camper everywhere, ma ne sono arrivati veramente un botto e continuano ad arrivarli. Vi faccio vedere solo che i miei vicini di casa qui stanno dormendo, non so se si vede perché ci sono le luci, stanno dormendo su questo furgone nel soffietto. Zio Billy, ottimo. E su queste parole io vi dico andiamo a mangiare, dai, che è meglio. Domani bisogna capire bene per il giro del lago, perché io l'altra volta mi sono perso. Allora, ricontrolliamo la nostra qui. Speriamo che questo esperimento sia
Poi non lo so, i canederli li ho sempre visti molto in brodo perché si cucinano. Ho avuto l'impressione che se non li metti in brodo si cucinano poco. Top, andiamo a curiosare fuori attraverso il bagno. La camper life. Senti il bagnetto caldo. Ecco, praticamente di qua, dove sono questi due camper qui dietro, c'è già praticamente il lago. Quelle luci lì in fondo dovrebbero essere le luci dell'ingresso del campeggio, che però adesso è chiuso. Quella, scusa, ma se questo si rompe. È come quando da piccoli, secondo me, venire in camper d'inverno è come quando da piccoli fai le case con i cuscini e le coperte, è la stessa identica roba. Quello è venire in camper d'inverno, è quella roba lì. Bene, detto questo, mangiamo che ho fame. Ok, dai, e sganciati. Buonissimo. Madonna, sono arrivati i camper ovunque. Buongiornissimo, adesso scendiamo e andiamo ad aprire fuori, che abbiamo le sicurezze, quelle. Madonna, gente che è arrivata. Sono le 7:30. Sono 2 gradi. Che bello. Si è riempito di camper un botto stanotte. Sono arrivati un botto di qua, un botto veramente. È che non c'è il sole. Speriamo in un po' di sole, che così mi carica un po' i pannelli, perché ho consumato parecchio con il riscaldamento. Abbastanza. Bene, rientriamo che fa freschizio. No, ah sì, giusto, è anche chiusa la porta. Ecco questo. Permesso, non fa neanche tanto freddo fuori. Bene, organizziamoci che qui la cucina è ancora tutta da sistemare. Facciamo passare un po' di luce, via, sistemiamo. Birretta? No, presto. Ah, però. Oh, vicini. No, dico. Siamo pieni di vicini. Bene, dai. C'è già il piccolo Buddha che sta lavorando. Se senti toc. No, non dobbiamo uscire, no. Allora, scaldo l'acqua, non si sa. Non devo scaldare l'acqua. Perché ho il mio nuovo macchinario. Per il caffè? Per il caffè. Vale. Beh, però l'acqua la devo scaldare perché sennò non viene lungo. È un po' più lungo. Questa bombola che non finisce più. Quando vuoi che finisca, non finiscono mai. Quando io approfitterei di quell'acquina calda per farmi dei noodle scaduti. Ad aprile. Non c'è nessun problema aprile. In una quantità d'acqua completamente casuale. C'ho un casino però. Sto anche dando una sistemata alla cucina, che se c'ho ospiti. No, mi sono accorto che non ho. Ecco, sono accorto che non ho un tappo atto a tal baldanza e quindi faccio con quello. Ci facciamo il nudo stamattina. Intanto facciamo partire qua il caffè. No, dimmi che scarica. No. Ciappa. Senti il glutamato. Era come la colazione dei campioni. Piccola notizia. Ovviamente mentre si mangiano i noodle coreani alle 8 della mattina si guardano i coreani che fanno le ricette. Ottimo. E fuori mette un po' così, ma sta arrivando il sole, giungerà. Però che
Bel lavoro, finestre pulite, ho fatto un ottimo lavoro, ottimo. Caldo, caldino. Esatto. Bene, e buongiornissimo. Per gli anziani. Perfettissimo. Siamo pronti. Adesso facciamo il giro del lago. Purtroppo il sole è un po' fuffo. I pannelli non stanno caricando un cacchio, ovviamente. Non stanno caricando un cacchio. Guarda, sempre King il Nino, sempre. E notare la riparazione, perché guardate che veramente è venuto fuori un bel lavoretto. Va bene, allora vediamo di partire. Ho messo anche il cappello, quindi effettivamente fa freschizio e si va. Guardate le montagne, meraviglia. Qui siamo dietro al oh, ma c'è un camper. C'è un camper dentro. Con le chiappette di fuori. Ecco, non so se si vede perché abbiamo la luce contro, ma dall'altra parte della strada c'è proprio l'area sosta che è impestata. Impestatax. Di là dobbiamo andare. No, io andrei lungo il campeggio, sai. Perdersi sempre ovunque e quantunque. In Scozia nevica. Cioè, qualcuno può interessare. Oh là. E Alessandro vi porta come sempre a Boschi. Signori Boschi. Eccolo, adesso cerchiamo di non morire sul ghiaccio. La camminata del lago dura 2 ore e mezza. Ecco la si vede il lago. Eccolo qua. Proseguiamo la camminatina. Ci sono dei tratti un po' rognosetti da fare, però per il resto è veramente molto bello questo giro del lago. Siamo arrivati alla punta del lago, adesso giriamo intorno e torniamo dalla parte opposta. Molto bello qui il percorso, anche per le bici. Oh, guarda, vendono questa. Da qui si vede il campeggio lì, quello lì è il campeggio. Noi siamo lì dietro. Eccoci qua, e questo è il lido. No, è fame vedere i menù attaccati. Giro finito, camper 1 milione, basta mele. 1 milione. Sono ancora di più, ma è tutti lì. Passato di patate con il riso. È buonissimo. Patate e carote, guarda che meraviglia. Non so se qualcuno di voi ha mai avuto occasione di andare a mangiare dalle suore, ma praticamente ha lo stesso gusto della roba che mangiavo in convento dalle suore. È molto buono. Perfetto, ricetta delle suore. Buon pranzo. C'ho gente dappertutto, mi stanno, come si dice, accerchiando. Tengo un amigo campero que en tiempos de mozo fue un gran domador.